In questa facilissima ricetta scopriamo come preparare le sfogliatine alla mela. Una merenda semplice da realizzare, con la pasta sfoglia pronta. Cominciamo la preparazione recuperando 3 grosse mele. Tagliamole in spicchi ed eliminiamo il picciolo e i nocciolini. Quindi sbucciamo le fette e tagliamole in tocchetti da raccogliere in una scodella capiente. Mettiamo quindi da parte le mele e scaldiamo sul fuoco una padella. Versiamo al suo interno 30 g di pinoli e tostiamoli per un paio di minuti, fino a quando la superficie sarà leggermente ambrata. Successivamente sciogliamo 20 g di burro in una padella capiente. Aggiungiamo poi i pezzetti di mele e dopo un paio di minuti versiamo 45 g di zucchero di canna. Cuociamo il tutto a fiamma bassa per una decina di minuti, mescolando di tanto in tanto. Continuiamo poi la cottura fino a quando la frutta risulterà ben morbida. Successivamente schiacciamo i tocchetti di mela con una forchetta, fino ad ottenere una grossolana purea. Aggiungiamo poi i pinoli tostati e 2 cucchiaini di cannella in polvere. Infine mescoliamo e lasciamo raffreddare. Ora che il ripieno è pronto, possiamo passare alla realizzazione delle nostre sfogliatine. Srotoliamo allora un rettangolo di pasta sfoglia e tagliamolo in 4 parti uguali. Effettuiamo una serie di tagli su ognuno dei 4 rettangoli di sfoglia, come mostrato nel video. Aggiungiamo poi una cucchiaiata di ripieno e quindi pieghiamo la sfoglia. Infine, premiamo i bordi della sfogliatina di mele con i rebbi di una forchetta, sigillando il dolce e creando la caratteristica decorazione. Ripetiamo quanto appena fatto, creando gli altri 3 dolcetti. Riponiamoli uno dopo l'altro su una teglia ricoperta con della carta forno. Possiamo finalmente infornare. Cuociamo le sfogliatine in forno statico preriscaldato a 230 gradi per 12 o 13 minuti, fino a quando appariranno leggermente dorate. Possiamo quindi completarle con un tocco di dolcezza, dato da una delicata pioggia di zucchero a velo. Anche questa ricetta è completa. Se ti è piaciuta, non dimenticarti di mettere like e di iscriverti al nostro canale. Al prossimo piatto!